c'ha la gomma sgonfia. L'ho visto, è diverso tempo che c'è quella gomma Ecco, che ecco, allora potresti venire a gonfiarla. Io vengo, sostituisco la gomma, tanto non pesa nulla, è una cosa semplice, la faccio io, va bene? Quando ha cominciato lei a Quando raccogliere avevo queste macchine? 13 anni avevo, 13 o 14, roba così. Sì, ma c'è tra piccoli. E qual è stata la prima macchina che ha La raccolto? prima macchina, la venga con me. La seguo. A vedere qualche cosa si trova. Però mi raccomando, se vi casca addosso a fare i vostri, La prima macchina che... Questo è lo zerino Fiat. Le prime macchine Fiat, così. E si ricorda come l'ha avuta questa macchina, Conte? Questa, come l'ha avuta, io l'ho presa. L'hai trovata di notte in un campo e Ah, hai ecco, telefonato alla sì, sì. mamma di notte che Sì, si è sì, sì. spaventata Era- e era- gli hai detto: Gisella, ho trovato lo zero. Sì, infatti lo zero. E ora si porta via con qualche bandiera, si fa, però non camminava la via. Quindi è stata un po' una scena. Attenzione a dove mettete i piedi, ragazzi, state attenti qui perché qui è pericoloso. Gli stabilimenti di Tocco sono un po' come la bottega del Verrocchio stava ai grandi artisti, cioè da ragazzi noi venivamo qui e guardavamo il conte di Tocco smontare le automobili, ci insegnava il funzionamento del motore, ci insegnava la costruzione delle carrozzerie, per noi quindi era stata per tutti noi appassionati fiorentini e toscani una buona base di partenza per la cultura dell'automobilismo. Quindi comunque il Conte era disponibile sia a far visitare che a condividere il suo sapere, la sua passione con i giovani, diciamo, con i virgulti che cominciavano. Assolutamente, le porte, il cancello degli stabilimenti di Tocco erano sempre aperti. Finita la scuola o finito il lavoro potevamo passare da qui, lui c'era e ci teneva qui a pomeriggi a raccontare la storia delle sue automobili e dell'automobile. Che cosa abbiamo qui? Qui abbiamo un pezzo importante. Qui abbiamo una Itala, un'automobile, un marchio glorioso italiano, forse uno dei più gloriosi, e questa in particolar modo è una 45 HP, è più famosa anche come Pechino-Parigi, perché è la famosa automobile il famoso modello che appunto della traversata da Pechino a Parigi e che portò il principe borghese a vincere questa straordinaria gara. Se pensiamo ai tempi, una delle cose che ci ha insegnato il conte di Tocco, ci aveva regalato a tutti proprio il libro sulla Pechino-Parigi e ce lo leggevamo, passavamo qui le giornate, i pomeriggi alle volte a leggerlo con lui e ci raccontava i dettagli di questa automobile. Una cosa caratteristica delle auto del conte di Tocco è lo stato di conservazione, cioè lui non ha mai restaurato un'automobile, ha sempre conservato, e anche questo è stato spunto per carrozzieri, restauratori di venire a vedere com'era l'originale per poi poterlo riprodurre o restaurare al meglio. Quindi oggi si fa tanto parlare di conservato, il conte di Tocco è stato un precursore, esattamente. Forse oggi, il precursore italiano. Il precursore, perché le auto completamente restaurate oggi sono, diciamo, pure démodé, è tornato di gran moda il conservato, come tu dicevi, e questi sono gli esempi di conservazione. Quindi infatti molti di noi appassionati abbiamo sempre apprezzato di più il conservato che non il restaurato, anzi quando acquistavamo una macchina e avevamo chi dice Tocco la faccio restaurare, no, va bene così, poi che rimane? Si perde lo spirito dell'automobile, e questo in effetti è così. Facci vedere qualche macchina. Questa è una Lancia Delta, qui siamo nel 1911, per cui questa automobile è ultracentenaria. Questa è uno dei primi esempi di automobile Lancia. Sapete che Lancia nasce nel 1907 e nel 1911, quindi sta già andando avanti con la sua elaborazione di motoristica. Questo
È un ottimo motore, tra l'altro erano motori applicati anche ai camion, per cui nella prima guerra mondiale molti camion italiani erano Lancia, era per la famosa affidabilità Lancia, usavano la base di una Lancia Delta. Questa è ancora proprio nello stato di conservazione, e con questa il Conte di Tocco ha fatto tantissimi raduni in giro per l'Italia. Partiva da Firenze il venerdì sera per essere il sabato al raduno a Torino e poi ritornare la domenica sera con tutta la famiglia, quindi questo per noi è un grande ricordo, perché ci portava su questa automobile qui. Ricordo che una volta sono scoppiate tre volte le gomme su questa automobile, tornavamo da un raduno, per cui a un certo punto gli dissi: ora che facciamo, Conte di Tocco? E ora si chiama il carro attrezzi, non ce n'è più da riparare, è l'unica soluzione, e siamo tornati a casa sul carro attrezzi. Però è stata l'unica volta veramente, perché Conte di Tocco è sempre rientrato a casa dai raduni con queste automobili su strada, la notte con la pioggia. Altro che carrelli e comodità. No, camion chiusi, no, assolutamente. Si andava su strada, si faceva il raduno e si tornava a casa. Questa è la mitica Fiat Zero, detta anche Zerino. È stata un'automobile, diciamo, la prima utilitaria Fiat, vera utilitaria Fiat, e questa in modo particolare è uno Spider, quindi è un oggetto molto molto raro. Anche questo nello stato di conservazione. Interessante di questa automobile è il disegno del radiatore, perché è stato il primo progetto del giovane Pinin Farina. OM 465, questa è nella versione da corsa. La OM è famosa per la vittoria alla 1000 miglia del 1927, ma produceva anche delle automobili non solo 6 cilindri, gloriosa Superba, ma anche la 4 cilindri, la 465 e la 469, che è quella poi di grande produzione. La 465 è un modello molto più raro come questa, e qualcheduna veniva utilizzata anche per le corse. Questo è un esempio, questo è proprio, al tempo li chiamavano i carretti da corsa, si presentavano alle gare con una macchina così, con tutti i rischi e pericoli che si prendeva un pilota, perché vedete in che condizioni. Di che anno stiamo parlando? Qui stiamo parlando sempre della fine degli anni 10, primi anni 20. Qui c'è praticamente la storia dei raduni italiani, si parte dagli anni 60, 70, 80, 90 e fino a pochi anni fa, e girano tutti i motori, non sono bloccati, attenzione. Queste macchine qui, i motori girano, potrebbero essere messi in moto tranquillamente. Una cosa che ha regolarmente fatto il Conte di Tocco è mettere in moto almeno una volta alla settimana tutte le auto del suo parco automobili, che conta circa oltre 40 pezzi di auto conservate. Conte, mi dica, qual è per lei la bellezza delle auto del passato? Perché sono belle le auto del passato? Che siano belle del passato mi sembra un po' impossibile si possa dire che sono più belle. Sì, sono interessanti. Quelle sì, sono interessanti, perché se lei guarda qui dentro non ce n'è tante di macchine, però ce n'è 2 o 3 molto importanti, cioè molto importanti. Roba storica, ecco, che si può dire non ha il principio dell'automobile, perché allora si andava in bicicletta, vero? Motorino, lei ne sa qualche cosa. Qual è il primo ricordo che ha lei legata, diciamo, a questa passione di suo padre? Lontanissimo. Mi ricordo che in montagna, quando ero ragazzina, volevo imparare a guidare a 12 anni sulla Gubenwagen, e lui diceva: no, perché io ho imparato a guidare a 14 anni e te imparerai a 14 anni. E quindi, diciamo, ecco, i primi ricordi sono questi. Com'è stato, insomma, Bah, diciamo, è stato giochi? a fasi alterne, perché all'inizio ci poteva essere l'interesse, poi ero arrabbiata perché a 14-15 anni dovevo venire a aiutarla a montare i motori, poi allora quando ho potuto ho tagliato la corda e non mi sono fatta viva per degli anni, poi ho ripreso a fare i raduni. Comunque è stata una full immersion nella meccanica, soprattutto per me che sono donna. Infatti ho gli amici che si meravigliano, perché io me ne intendo molto più di un'altra donna, no? Di meccanica, ma ci sono nata. Ci ho fatto tanti chilometri con questa Gegio, ma allora sapeva il coraggio anche. È sempre stato un gran disastro, però, diciamo la verità, perché queste macchine sono buone,
Però a portarle bisogna stare molto attenti, perché qui freni, addio, chi la piscina. Il toscano auto d'epoca 62, Chianti Putto, pilota, vedete, questo se l'è scritto. Poi vedevo che era appassionato anche di altre. Le moto, a chi non piacciono Sì, le motociclette? piacciono. Anche Zagato, la doppia gobba. Certo, quella. Ecco, qui siamo già nel dopoguerra, però parliamo di un esemplare, io riterrei unico, non ne ho mai visti altri. È una Fiat 1400, ci siamo nel 1951, un Fiat 1400 carrozzato da Bertone, con questa carrozzeria che lui chiamò Derby, e questo è un cabriolet, questo è un rarissimo cabriolet. Ora qui c'è talmente tante cose che sarà anche difficile riuscire a capirlo, a alzarlo. Ritengo che ne siano state costruite non più di 10 da quello che sappiamo dalla carrozzeria Bertone, e credo che questo sia l'unico esemplare sopravvissuto, arrivato fino a noi. Macchina è ferro e alluminio, un bellissimo disegno attribuito anche questo a Mario Revelli de Beaumont del dopoguerra. E qui siamo davanti a un altro esemplare unico. Questo è un oggetto veramente molto particolare. Questa è una Lancia Augusta carrozzata da Bertone, anche questa sul disegno di Mario Revelli de Beaumont. Allora vedete, è una coupé, un coupé sul telaio tipo 234, che è il telaio che Lancia dava ai carrozzieri esterni. Fu consegnato questo telaio nel 1935. Revelli de Beaumont disegnò questa carrozzeria aerodinamica, se vedete addirittura con la pinna, che sono poi... Vediamo la pinna. Sì, che poi è un disegno ripreso da altre case automobilistiche, dalla Bugatti nella Bugatti 57, ma alcuni anni dopo. Ecco, vedete, un'altra caratteristica di Revelli sono i sedili con il tubo piegato cromato, che sono gli stessi che si trovano anche sulla 6005 Fiat, che si trovano anche sui treni che aveva disegnato Revelli de Beaumont in quel periodo, la Littorina e così via. Vedete? Questo è proprio un classico disegno Revelli, ha un muso molto particolare, che manca. C'ha un muso molto particolare perché anch'esso molto moderno. Vedete? Vediamo il fucile. Vedete com'è? Le griglie sono dentro, vedete, anche qui aerodinamico, questa prua. Questo è un altro pezzo di grande, questo è sempre De Revelli de Beaumont, disegna per Viotti questa carrozzeria su telaio Fiat 6005. Anche qui siamo alla fine degli anni 30, però vedete già le linee aerodinamiche. Questa macchina non è qui, ma è un cruscotto bellissimo di madreperla, tutto fatto di madreperla, molto grande, con tutti gli strumenti incastonati come se fossero veramente delle pietre preziose su una base importante. Vedete che bellezza, anche questa è completa di tutto, è ferma qui oramai da oltre 40 anni, io la vedo qui, quindi. E poi là dietro, vede, quelle pezzi che vede di carrozzeria sono di una Stanguellini da corsa, il cui telaio è là, è sotto, questa è una Stanguellini 1100, vedete c'è un po' di carrozzerie. Tutta la carrozzeria, questa che vedete, completa di una Stanguellini che correva, e pensate che questa Stanguellini qui era di un circo che venne a Firenze negli anni 60 e la usavano per fare il giro della morte, cioè quello che oggi si chiama Roundup, no? Sì, sì. E poi dopo faceva il giro della morte con questa macchina, e lui la comprò al circo da questi signori del circo, la lasciarono qui e poi l'ha smontata. Di là c'è il telaio con tutta la struttura. Questa invece è un'altra cosa molto importante, si vede molto poco. Questo è un prototipo Maserati sulla tipo 150 Sport. Voleva fare un'automobile da utilizzare tutti i giorni, e allora disegnarono, io ho le fotografie dell'epoca, disegnarono questa carrozzeria in ferro e la montarono su un telaio 150 da corsa. E questo è il cofano, e poi è rimasta a livello di prototipo. Fu smontato dal telaio 150 da un corridore che la comprò per poi ritornare a correre, e fu lasciata qui a lui. C'è la mascherina classica Maserati che ora non è qui, ma è proprio quella della 6 GCS praticamente, la stessa mascherina. Va bene.
Conte, grazie mille del tempo che ci ha dedicato e grazie per quello averci che aperto casa sapevo sua. ve l'ho detto. Poi oltre, boh. Grazie. Grazie, Conte.